incredibili estensioni per Google Chrome che ti cambieranno la vita. Mi sono accorto che i blocchi della pubblicità nel 2023, per come saranno impostati i siti, potranno dare molti problemi, per cui ti consiglio di disattivarli. In particolar modo si potrà andare incontro a dei ban improvvisi, oppure ci potrà essere la possibilità che molti siti non si aprano correttamente. Così ho deciso di rifare questo video presentandoti quelle che secondo me sono le 3 migliori estensioni per il 2023, che renderanno la tua navigazione più veloce, più fluida e soprattutto più sicura. Ti senti pronto? Iniziamo! Dimmi la verità. Quanto sei stufo di dover accettare i cookies quando apri un sito per la prima volta? Bene, la prima estensione che voglio presentarti oggi risolve una volta per tutte l'annoso problema dei cookies. Premesso che i cookies sono indispensabili per un buon funzionamento di un sito, una normativa europea impone ai gestori dei siti di mostrare il cosiddetto cookie banner per informare gli utenti appunto che sul loro sito sono presenti dei cookies. Ma cosa fa questa magica estensione? Nella maggior parte dei casi si limita a nascondere il cookie banner quando visitiamo un sito per la prima volta, evitandoci di dover cliccare per accettarli. Ma se si accorge che su un sito è indispensabile accettare una parte dei cookies per poterlo visualizzare correttamente o per poterlo usare correttamente, si limita ad accettare solamente quei cookies che sono fondamentali per la corretta visualizzazione del sito. Andiamo a vedere come installarla. Prima di andare ad installare questa estensione facciamo una piccola prova. Apriamo il browser e andiamo a cercare automobili usate. Apriamo un po' di siti. E verifichiamo. Ci viene richiesto di accettare il cookie banner, anche qui e anche su questo sito. Chiudiamo Chrome e andiamo ad installare la nostra estensione. Quindi riapriamo Chrome e andiamo a cercare I don't care about cookies. Come sempre il primo risultato è quello che ci interessa. Apriamolo, clicchiamo su aggiungi e su aggiungi estensione. Ecco fatto. Facciamo una controprova. Andiamo a rifare la stessa ricerca. Automobili usate. E apriamo gli stessi siti. 1, 2 e 3. Benissimo. Il cookie banner è scomparso da tutti e tre. Missione compiuta. Un'altra cosa che trovo molto noiosa è quella di risolvere i cosiddetti CAPTCHA, quelli che ti chiedono di dimostrare di essere un essere umano. Spesso ti vengono mostrate navi, biciclette, idranti, strisce pedonali, automobili e quant'altro e ti viene chiesto di riconoscerle all'interno di un'immagine. Bene, questa estensione fa tutto quanto il lavoro per te. Andiamo a vederla insieme. Per installare questa estensione apriamo Google Chrome e scriviamo Buster CAPTCHA Solver for Humans e clicchiamo sul primo risultato. Clicchiamo su Aggiungi e quindi su Aggiungi estensione. Chiudiamo la finestrella e andiamo subito a fare una prova. Questo sito ci chiede di risolvere un CAPTCHA. Come vediamo è comparso questo nuovo pulsantino che andremo a premere ed ecco il nostro CAPTCHA risolto. La terza ed ultima estensione che voglio presentarti oggi risolve il problema della lentezza di Chrome che assorbe molta memoria, soprattutto sui PC più vecchi, più datati, più lenti o comunque quelli che hanno poca RAM a disposizione. Si chiama The Great Suspender. Cosa fa? Nel momento in cui noi abbiamo parecchie schede aperte che non stiamo visualizzando,
lui le mette in uno stato di sospensione, facendo sì che queste non assorbano risorse al sistema e velocizzando molto il nostro Google Chrome e la nostra navigazione. Vediamo come installarlo, come configurarlo e come funziona. Come sempre andiamo ad aprire il nostro Google Chrome e andiamo a cercare The Great Suspender. Il primo risultato è ancora una volta quello che ci interessa. Lo apriamo, clicchiamo sul pulsante Aggiungi e quindi su Aggiungi estensione. Adesso andiamo a configurarlo. La prima voce serve a stabilire quanto tempo vogliamo aspettare prima che le schede inattive vengano disattivate. Per quella che è la mia esperienza, 1 minuto va bene. Se vuoi dargli un tempo di latenza maggiore puoi anche scegliere 5 minuti. Io ne imposto 1. Togli il segno di spunta alla prima voce, Never Suspend Pinned Tabs, a meno che tu non usi quella funzione di Google Chrome che cliccando con il pulsante destro su una scheda e selezionando blocca, la rende più piccola e la lascia sempre in evidenza. Lascia attive queste altre 3 voci e disattiva le ultime 2. Attiva la voce relativa alle schede sospese. Questo farà sì che nel momento in cui una scheda è sospesa ma tu ci clicchi sopra, automaticamente la scheda si risveglierà, come vedremo tra un po'. Lascia infine attive le ultime 3 voci, mi raccomando soprattutto l'ultima, che nel caso di computer piuttosto lenti con poca RAM è veramente un toccasana, perché sospende istantaneamente tutte le schede che non sono necessarie perché non sono in visualizzazione in quel momento sui computer su cui la memoria è molto bassa. Ora che lo abbiamo configurato, andiamo a provarlo. Apriamo un po' di schede. Ed aspettiamo 1 minuto. Ecco fatto. Come vedi, queste 3 schede sono diventate sbiadite e se ci andiamo su non viene mostrata l'anteprima di nessuna delle 3. Cosa succede però se ci clicchiamo su? Automaticamente la scheda viene ricaricata e riportata in vita. Ecco fatto. Ti ringrazio per avermi seguito in questo breve tutorial. Ho trovato molto utili queste 3 estensioni che personalmente utilizzo in maniera quotidiana. Ti prego di farmi sapere anche tu come ti sei trovato, se hai utilizzato magari delle impostazioni diverse o se hai avuto dei problemi. Naturalmente sono sempre qui per aiutarti. Per il momento non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.